Ciao, è un po' che non faccio storie e nonostante sia giovedì, che per me è il giorno peggiore, ho deciso di fare una storia dove vi spiego come iniziare a cercare delle informazioni sugli argomenti che vi interessano. Mi chiedete sempre un sacco di informazioni o di smentire questo o quest'altra cosa che avete sentito. Io non ho tempo di fare tutto, però vi spiego come andare a cercarlo, come andare a cercare le informazioni, e lo faremo cercando un'intolleranza. Lo faremo cercando in quello che noi scienziati chiamiamo la letteratura scientifica, cioè l'insieme degli articoli scientifici pubblicati, che è l'unica cosa che conta per gli scienziati. Non contano neppure i libri, solo gli articoli scientifici. Come nelle altre volte, aspettate a farmi le domande fino alla fine di tutte le storie, dove metterò uno sticker e mi potete fare tutte le domande che volete e domani con calma rispondo. Avete presente quando abbiamo parlato dell'intolleranza al lattosio? Questa è diffusissima, anzi la maggioranza della popolazione mondiale è intollerante al lattosio. Questa sera useremo invece come esempio l'intolleranza al lievito. Gli scienziati, quando fanno uno studio, quando fanno una ricerca e vogliono comunicare i risultati ai colleghi scienziati, scrivono un articolo da pubblicare su una rivista scientifica, non lo scrivono su un blog, non lo annunciano, magari lo annunciano anche i 420, ma comunque devono pubblicarlo su una rivista scientifica, non su un libro, su una rivista scientifica, insisto. E io, quando voglio andare a informarmi su quello che hanno fatto su un determinato argomento, vado a cercare gli articoli scientifici, quello che noi chiamiamo letteratura. Ci sono letteralmente migliaia di riviste specializzate, c'è quella specializzata, che ne so, nella fisica delle particelle, c'è quella specializzata nei problemi gastrointestinali, manca solo quella dedicata al salcazzolo, ma fra un po' ci arriviamo. Come escono letteralmente decine di migliaia di articoli di tutti i tipi ogni settimana, ho bisogno di un qualche strumento per cercare quello che mi serve e quindi ho bisogno di un database. Ce ne sono vari, alcuni sono a pagamento, altri sono liberi. Il più famoso è PubMed per le riviste biomediche. Magari è un po' più complicato da usare di altri. Io preferisco a caso usare uno più generale che riguarda non solo le riviste biomediche, che si chiama Google Scholar, è gratuito e adesso ve lo faccio vedere. Ecco, questo è il sito di PubMed, che è un database pubblico gestito dal National Institute of Health americano, l'istituto di sanità pubblica. Io però preferisco usare Google Scholar. Intanto sono andato a cambiarmi e mi sono fatto una tisana che non è detox, e potete comprare la mia tazza. No, non potete comprare la mia tazza sul mio sito perché non ho un sito di e-commerce, ma comunque volevo dire che questi siti sono dei database, sono un elenco, non si pubblica su PubMed come qualcuno dice. Se qualcuno vi dice questo articolo è stato pubblicato su PubMed, cancellatelo subito dalla lista delle persone affidabili, perché si vede che non capisce come funziona il giro. L'essere elencato su uno di questi database vuol dire solo che un articolo è stato pubblicato su una rivista scientifica, ma non dice nulla né sulla qualità scientifica della rivista. Ce ne sono veramente di pessime, altre di infime, altre veramente di disgustose, altre molto buone, e non dice nulla sulla qualità dell'articolo. Esistono un sacco di articoli pubblicati che sono sbagliati, sono falsi, hanno dovuto essere smentiti, a volte in buona fede. Allora, proviamo a cercare l'argomento intolleranza al lattosio tra tutti gli articoli pubblicati da più di un secolo a questa parte. Ovviamente dobbiamo fare la ricerca in inglese, quindi scriviamo lactose intolerance, diamo enter e vedete che saltano fuori 71.000 risultati, cioè trova 71.000 articoli che parlano di questo. Google cerca di mettere gli articoli che secondo lui sono quelli più importanti, quelli più citati, nelle prime pagine della ricerca. In realtà non sempre è così. Cerchiamo di restringere un po' il campo. 71.000 articoli non mica li posso leggere. Cominciamo nel fare una ricerca più precisa. Lui, lactose intolerance, trova le due parole nell'articolo, ma non necessariamente in quella frase. Mettiamola allora la frase tra virgolette e in questo caso lui trova 43.000 articoli. Tra questi 43.000 articoli probabilmente alcuni hanno lactose intolerance come argomento secondario, magari è solo citato marginalmente, quindi cerchiamo quelli che usano la frase lactose intolerance nel titolo. Per far questo devo scrivere nella finestrella dove si fa la ricerca all in title, tutto attaccato.
Ci sono vari modi di fare delle ricerche, posso cercare gli autori, per esempio. Ecco, vedete, ottengo 1700 articoli. Sono sempre tanti, 1700, ma si comincia a ragionare. Poi potrei cercare qualcosa di più specifico nel titolo, oppure potrei iniziare cercare un argomento nuovo da una review, una rassegna, dove qualcuno si è preso la briga di leggere al posto nostro tutti gli articoli rilevanti di un determinato argomento e di farne una sorta di un riassunto totale, globale, a beneficio della comunità scientifica. Ecco allora che se aggiungo review nella ricerca, do enter e mi trova 36 articoli. Magari potrei iniziare a leggerne qualcuno di quelli più recenti per avere un'idea chiara dello stato dell'arte su un determinato argomento. Altri aspetti di Google Scholar li vedremo un'altra volta. Adesso veniamo, uno dice cazzo ci hai messo 2 ore, vabbè, veniamo all'intolleranza al lievito. A quanti di voi è stata diagnosticata l'intolleranza al lievito? Armati delle nostre conoscenze, cerchiamo allora tutti gli articoli che hanno intolleranza al lievito, yeast intolerance, nel titolo. Con lattosio ne abbiamo trovati 1700. Cosa cerchiamo? Cosa facciamo? Ne troviamo uno solo. E quell'unico articolo, se andiamo a vedere, tratta in realtà di una cosa molto specifica, cioè di pazienti che hanno il morbo di Crohn. Eh sì, perché l'intolleranza al lievito non esiste, ve lo ridico, non esiste. Io scommetto che adesso molti di voi si staranno chiedendo: ma cavoli, ma a me l'hanno diagnosticata, ho pagato per un test, guarda un po'. Questi test, il Vega test, il test del capello, la biorisonanza, le IgG, non hanno valore. Le IgG, per esempio, che vanno di moda adesso, le fanno anche purtroppo in qualche ambulatorio ospedaliero, in realtà l'opinione corrente è che in realtà non dimostrino nessun tipo di intolleranza, ma solo un avvenuto contatto con un alimento, per esempio. Adesso diciamo 2 parole sul lievito, o meglio sul lievito di birra, o come direbbe il mio amico Bertacchi, il Saccharomyces cerevisiae, che si usa per la birra, ma si usa per esempio anche per il vino. Tra l'altro è un periodo che il marketing del salutismo militante lo tratta un po' male, è passato in secondo piano, è il cattivone, e invece il lievito madre è stato riportato in auge, ma scommetto che fra un po' ritornerà in auge, perché qualcuno scoprirà che il lievito di birra è il primo lievito, è un lievito antico, il cosiddetto lievito madre è più recente, quindi vedrete che tra qualche anno lievito antico is the way. Vabbè, chiusa parentesi. Lieviti come il lievito di birra sono degli organismi unicellulari e sono sostanzialmente dei funghi, sono i parenti unicellulari dei porcini o degli champignon, avete presente? Insomma, sono dei funghi, sono esseri viventi. Quindi se noi li usiamo per impastare il pane e la pizza, poi la pizza la inforniamo nel forno, muoiono, cioè voi non vi mangiate il lievito a 60 gradi, 70 gradi, sono tutti morti, non li mangiate vivi. E anche nella remota ipotesi che qualche cellula di lievito sia sopravvissuta, arriva nel nostro stomaco, c'è pH1, acido cloridico, li ammazza. Cioè non esiste che fanno fermentare il cibo nell'intestino, no! Sento a volte alcuni guru e guresse del salutismo dietetico militante dire: no, lievito di birra, usate il lievito madre. Vi comunico che il lievito madre, che contiene dei batteri, ma in più contiene anche il lievito di birra. Quindi non trovate articoli sull'intolleranza al lievito, non perché c'è Big Cerevisiae che paga gli scienziati per non pubblicare, ma perché è una fesseria, cioè non esiste, non è mai stata trovata da nessuna parte, non c'è. D'altra parte, chi di voi ha mai mangiato un pezzettino di lievito fresco per dire cavolo, ho mangiato il lievito e sto male? No, di solito si mangia la pizza e dice sono gonfia, sarà il lievito. Ma col cavolo, ti sei mangiata la pizza, poi magari con le patatine di fianco, la pizza era con i peperoni, le cipolle, con su la mozzarella, doppia mozzarella, magari poi alla fine ti fai pure l'ammazzacaffè e arrivi a casa e sono gonfia. Ma perché il lievito è la pizza? Non c'è motivo scientifico, ma neanche logico, di accusare una sola componente di un cibo complesso come il pane, la pizza o qualsiasi altra cosa che ha usato, ma non c'è più, del lievito nella preparazione. Ovviamente non troverete nulla sull'intolleranza alla carne di maiale, all'olio d'oliva, a non so che altro, perché sono tutte cazzate.
per spillarvi dei soldi con i test. Per avervi dato i rudimenti su come si inizia a fare una ricerca su un argomento scientifico. Poi la prossima volta parleremo degli articoli, perché non sempre è facile recuperarli, perché non sono sempre gratuiti. Se avete delle domande inerenti a questi argomenti, fatemele qui. Buonanotte.